He steps into the squared circle, ready for bare knuckle fight. Fighting out of Verona, Italy. Here is Dimitri, the modern gladiator, Angelini. Sono nato a Verona nel 1985, sono cresciuto con i miei nonni, sono cresciuto con i miei genitori. I miei genitori non sono stati dei genitori modello. Classe sociale della mia famiglia era una famiglia povera, ok? Mio padre non aveva voglia di lavorare, era uno spacciatore, mia madre si prostituiva. E quindi diciamo i miei nonni mi hanno preso con loro, per fortuna. Grazie a loro, se no non saprei dove sarei ora. Sono cresciuto in un ambiente difficile, ho frequentato compagnie discutibili, naturalmente quando si cresce da soli, perché sì, i miei nonni si sono accollati, no? La responsabilità, ma sono cresciuto praticamente per strada. A 16 anni ero già fuori casa, vivevo in una casa con altre 7-8 persone e dopo lì a 16 anni si commettono tutti gli errori, le cavolate, no, che fa un adolescente, un ragazzo senza una guida. E sono cresciuto con non tanto miei coetanei ma persone più grandi di me e diciamo che non ho avuto, fino all'età di 18-19 anni, non ho avuto una vita proprio da ragazzo modello. Della mia infanzia non ricordo molto, ricordo i miei nonni, sono ancora in vita, che mi hanno cresciuto con tanto amore, però della mia infanzia non ho un bellissimo e grandissimo ricordo, un po' perché non voglio ricordare, un po' perché non ricordo. Poi durante l'adolescenza mi sono staccato dai miei nonni perché volevo la mia indipendenza, no? Quando avevo 16 anni, un ragazzo di 16 anni cosa vuole fare? Vuole essere indipendente, ma è un ragazzino. Io a 16 anni ho scelto di andare a abitare da solo, sono andato a vivere con altre persone e da lì ho cominciato a commettere qualche errore della mia vita. E ho frequentato brutte compagnie, ho iniziato a drogarmi, ok? Passavo la mia settimana a pensare a cosa fare il venerdì, sabato e domenica in discoteca, e fino a che molte persone, molti amici, molti cari amici, alcuni sono morti, alcuni sono ancora in prigione e io allora ho deciso che dovevo cambiare qualcosa della mia vita, non volevo essere come i miei genitori. E quindi all'età di 19 anni, 18-19 anni, mi sono sempre stato appassionato dei film di Van Damme, ad esempio, no? Okay, di Rambo, Van Damme, Rocky. E un giorno, non so neanche io per quale motivo, okay, ho deciso di iscrivermi a una palestra di Muay Thai. Avevo 18 anni e mezzo, 19 quasi. E da lì è iniziato il mio percorso. Da lì diciamo che è iniziata la mia salvezza, ok? Quindi questo sport, lo sport da combattimento, la palestra, la passione che ho in questo sport mi ha letteralmente salvato da un futuro uguale ai miei coetanei, uguale ai miei genitori, uguale alle persone con cui sono cresciuto. E quindi ecco, da lì è iniziata la mia rivincita, no? La mia rivalsa. Nella mia vita non ho avuto un leader, una persona positiva da seguire, un esempio da seguire, non ho avuto un padre, ho avuto i miei nonni sì che mi hanno indirizzato, ma non sono cresciuto come la gran parte dei ragazzi, no?
quindi sono stato costretto a seguire il cattivo esempio. Ok, ma in che senso? Ho capito, seguendo il cattivo esempio, cosa non volevo diventare, cosa non volevo essere. Quindi ho usato le persone negative per non diventare come loro. Ok, questa è stata una grande fortuna per me. L'ostacolo più grande nella parte iniziale della mia vita è stato il fatto di realizzare che i miei genitori non fossero le persone che credevo. Quando un bambino nasce, no? L'infanzia, eccetera, pensa che il genitore, il papà e la mamma siano dei supereroi, no? Io ho dovuto fare i conti con questo e non era proprio così. Ok, quindi il primo ostacolo, il primo dei tanti, è stato questo. Probabilmente questa cosa mi ha un po' segnato nella vita, mi ha un po' traumatizzato sicuramente. E questa cosa qua si è ripresentata dopo anche nella mia vita privata, nella mia vita sociale, nelle mie relazioni, ok? Il fatto di avere delle mancanze, dopo penso che se una persona quando è giovane non viene amata, non viene compresa, è difficile dopo che riesca ad amare bene. Ho una figlia di 8 anni, si chiama Sofì, ed è la cosa più bella che mi sia capitata nella vita. Ringrazio Dio per avermi mandato lei e penso che la mia più grande motivazione sia lei. Se devo dire la verità, sì, penso che la mia più grande motivazione sia lei, perché lei mi vede come un eroe, no? Racconta a tutti quello che fa papà, che va in giro in America a combattere, che fa il pugile, quindi per me mi riempie di gioia. Poi mia figlia è l'unica persona che mi dà un'emozione assurda ogni giorno quando vado a prenderla a scuola. Mi commuovo quasi ogni volta che vado a prenderla a scuola. Per me vederla sorridere, che corre e mi abbraccia, per me è una cosa indescrivibile. Quindi penso che sia veramente il mio motore, lei, la mia benzina. Oggi pratico la bare knuckle boxing, ovvero il pugilato a mani nude. Il pugilato a mani nude cos'è? Sostanzialmente il pugilato, ok, la vera box, ok, senza guantoni, come si svolgeva 2000 anni fa nei Colossei. Io ho iniziato con questa attività, con questo sport, principalmente perché sono affascinato da ogni cosa, da ogni tradizione. Sono molto legato anche al calcio storico fiorentino. Ho parecchi amici che competono nel calcio storico, ok, quindi sono molto legato alle tradizioni. Ho iniziato questo sport un po' per mettermi in gioco, ok? E perché nessuno lo voleva fare. E quando c'è qualcosa che nessuno vuole fare, io la voglio fare. Credo di essere, non sono un gran talento, ma sono una persona che crede in se stesso e so cos'è lo spirito del sacrificio, dedizione, della passione, e so cosa vuol dire credere, so cosa vuol dire avere un sogno dentro, no? E sì, credo assolutamente di essere fatto per questo e intendo farlo fino alla fine della mia carriera. Io credo assolutamente nella disciplina. Puoi avere talento, certo, ma senza disciplina non vai da nessuna parte. Okay? Conosco molte persone molto talentuose, molto più brave nella mia specialità di me, nel mio sport di me, ma non hanno avuto i successi che ho avuto io. Quindi secondo me è molto più importante avere uno spirito di sacrificio, dedizione, umiltà. E il talento, se ce l'hai, bene, se non ce l'hai va bene lo stesso. Io pratico la bare knuckle boxing perché è l'unico sport che mi fa sentire vivo. Ho praticato per molti anni la kick, vengo dalla kickboxing, ho iniziato nel 2007 e dopo aver esordito nella bare knuckle boxing posso dire che non c'è niente a livello sportivo, ok, che mi dia ma anche a livello personale, anche a livello della vita, che mi dia le stesse sensazioni che mi dà quando mi trovo là sul ring davanti al mio avversario senza guanti. È una cosa indescrivibile per me, è un'emozione, un misto tra paura, emozione, rabbia interiore, voglia di rivalsa, voglia di rivincita, voglia di mettersi in gioco, voglia di dimostrare soprattutto a se stessi
che non siamo dei perdenti, che non sono un perdente come magari è stata la mia famiglia. Quindi probabilmente una persona deve fare una cosa del genere per se stesso in primis e per dimostrare solo a se stesso che può fare qualsiasi cosa. So anche che il mio sport è considerato uno sport pericoloso, ok? Molti mi prendono per matto, ma non sono matto, ho semplicemente dentro un sogno, ok? Il mio sogno è quello di combattere nel pugilato a mani nude, quindi inseguo questo sogno. Sicuramente i rischi sono maggiori rispetto a un altro sport da combattimento. Io ho avuto parecchie fratture, anche nell'ultimo incontro ho riportato la frattura della cavità orbitale per 2 volte, prima nel sinistro poi nel destro. Le mani le ho fratturate praticamente sempre. Non so se è purtroppo o per fortuna, ma non penso tanto ai rischi, no? Penso che ci si possa far male, sì, ma quando vado a combattere io non penso a cosa mi può succedere a me, penso a cosa devo fare, e quindi non so se è incoscienza o confidenza in me stesso, non mi importa. Io mi sento fatto per questo, quindi non ho nessun timore. Molti praticano sport da combattimento, fanno anche bare knuckle boxing come me, per un discorso di fama, di successo, fa figo, no? Fa figo dire faccio pugilato a mani nude. Io personalmente, o per i social media, io personalmente lo faccio per me stesso, ok? Visto da dove vengo, dove sono cresciuto, con chi sono cresciuto, devo dimostrare sempre a me stesso che non sono come gli altri, che sono diverso, e soprattutto per rendere orgoglioso le persone che mi seguono, che mi vogliono bene, la mia famiglia, mia figlia in primis, ok? E per me stesso, basta, lo faccio solo per questo. Ad oggi posso ritenermi soddisfatto di quello che ho raggiunto. Avrei potuto fare le cose meglio, quello sicuramente, ok? Ma posso ritenermi soddisfatto e fortunato soprattutto. Ho altri impegni sportivi, ho altri incontri da fare e ne sono grato per questo, ma se devo guardare il mio futuro sicuramente lo vedo con mia figlia negli Stati Uniti. Questa è una cosa questo è un progetto che ho da parecchio tempo. Amo la mia nazione, amo la mia città, amo tutto dell'Italia, ma il mio cuore è là. Il mio cuore è là e vorrei portare anche mia figlia per garantirle un'opportunità in più, non dico un futuro migliore, ma un'opportunità in più, una scelta, cosa che io non ho avuto. Sono Dimitri e combatto a mani nude.